Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato e oggi, cari amici, sono tornato con una sorpresa. Intanto sono tornato con e per Alip Ba Ta, ma sono tornato per un motivo specifico. Mi è venuto a trovare un mio carissimo amico, nonché un grande artista, e con lui oggi voglio condividere un momento Alip Ba Ta. Poi magari nel dettaglio vi spiego perché ho voluto oggi e con Vito Vignola, questo grande pianista, questo grande artista, parlare ancora e con lui presentargli Alip Ba Ta e il motivo per cui faccio questo. Intanto Vito, Ciao Gianni, ciao. allora, ancora prima di continuare la nostra conversazione, per un momento voglio intanto dire che lui sta in uscita a breve, anche se ha mandato un piccolo assaggio di un suo lavoro che è appunto Dicotomie, e che vi invito chiaramente, appena uscirà a breve, poi vi farò sapere, vi aggiornerò di tutto questo. Ma oggi il mio amico mi è venuto a trovare e io, grazie a questo, approfittando appunto di questa giornata di divertimento, una cena così tra amici, lo avvelenerò perché io ho imparato a cucinare alcune cose, quindi colgo l'occasione per avvelenarlo. Mi spendo due parole. Intanto sapete che metto i sottotitoli per tutti gli amici, tu non lo sai, ma io metto i sottotitoli per loro. Oggi parleremo di Alip Ba Ta e di un brano, Bohemian Rhapsody, che ho peraltro recensito in un paio di occasioni, in una, l'ultima, con un altro mio amico musicista, ma oggi prendo come versione di Alip Ba Ta la sua prima versione, quella che io ho avuto modo di ascoltare, probabilmente è stato uno dei miei primi brani in ascolto di Alip Ba Ta. Il motivo per cui ho voluto con Vito Vignola, questo mio amico, questo bravissimo artista, grandissimo artista, che rispetto, e perché? Ho detto troppe volte perché, ma chi se ne frega, cioè ascoltate perché. Perché io trovo un accostamento tra l'universo Alip Ba Ta, quindi nel suo mondo, che oltre a essere musicale, secondo me è anche spirituale, quindi che non ha una proiezione commerciale, ma una proiezione di ascolto e di condivisione. E questo mio amico artista ha la stessa pulsione come artista. Non ti sto decantando troppo, non ti monta la testa, ma io lo penso e lo dico. Se vuoi dire qualche cosa così giusto per salutare questi amici. Intanto vai, ciao a tutti. Dopo tanto tempo ci ritroviamo con Gianni e così. Sono molto curioso di sentire Alip Ba Ta. Alip Ba Ta, perché veramente Gianni mi ha detto delle cose incredibili. Avendo stima di Gianni ovviamente non ho dubbi, ma la curiosità adesso è grande. E quindi E anche capire l'anima di questo ragazzo. bravo. E allora noi che facciamo? Lo andiamo ad ascoltare e poi magari lo commentiamo. Assolutamente L'invito che ti faccio da adesso è che se mentre siamo in ascolto vuoi dire durante qualche cosa, non fai altro che alzare il dito e io blocco e parliamo. D'accordo? Allora, stop talking and let's go to watch. Ok.
Beh, no, innanzitutto, insomma, sento... Vogliamo parlare dell'aspetto tecnico, che poi l'aspetto tecnico, la tecnica è relativa, nel senso Certo. che è No, solo ma un io voglio mezzo. dire, intanto come sensazione di animo. Esatto, no, volevo arrivare a quello, dicevo, l'aspetto tecnico è relativo perché la tecnica serve per esprimere al meglio le virtù Certo. dell'animo poi. L'animo è eccezionale, arriva un suono, nella sua compostezza arriva un suono pieno fisica, diciamo, una compostezza fisica, Certo. no? C'è invece una vibrazione incredibile, un suono, non so come dire, arriva un'energia proprio, un'energia Nel suono. nel suono, un'energia nel suono. Ecco. Concordo. Questo diciamo è la prima cosa che noto, poi ci sono già delle cose, altre cose, ma questo è un altro discorso. Andiamo. Altrimenti magari poi mi dimentico, no? Ti volevo dire. Parla, dimmi. No, mi piace molto. Stavo aspettando appunto questo cambio, diciamo, Sì. appunto una rapsodia, quindi Certo. Rhapsody, di come diciamo magari affrontava spiritualmente anche proprio, e trovo una grande armonia. Sì. Ho trovato armonia tra quelli che erano i passaggi precedenti, dove c'era un tipo di situazione, Rispetto a questa un po' più sì, classica. un po' più classica, ma tutto in equilibrio, Certo. tutto molto in equilibrio. E la cosa è affascinante perché lui è... Poi la cosa, guarda, la cosa che mi colpisce tanto Gianni è vedere un bravissimo chitarrista, artista. Parla più forte. La cosa che mi ha colpito pure è la semplicità di questa persona, no? Certo. Di Alip. Lui tranquillamente sembra, cioè, si mette in questa stanza senza sfoggiare, oggi è tutto così, effetti speciali, lui con la sua sigaretta, il suo caffettino, tranquillo, mi ricorda e mi dà anche un senso di maturità Spirituale. hai presente? Sì, ma anche proprio, hai visto quelle immagini che spesso in Sud America oppure a New Orleans di gente che fa il blues che magari ha 80 anni, Bravo, con quella serenità, con quella hanno che trovato l'equilibrio. hanno trovato l'equilibrio e sembra che la chitarra loro neanche la toccano, che stanno così, lui in fondo sta lì, suona, non c'è la Lui è un corpo unico con la chitarra. Esatto, non è una gestualità che deve dimostrare attraverso ma quando il sensazionalismo. non la tecnica, ma quando lo strumento diventa come la penna per il poeta che scrive e la chitarra diventa per gli artisti di un certo tipo, di una certa qualità,
diventa esattamente l'esternazione del pensiero, anche dello spirito stesso. Quindi se approcci un brano e lo approcci perché l'hai interiorizzato, in realtà lo trasferisci sullo strumento. Esatto. Quello che fai tu col pianoforte quando ti siedi e probabilmente i pensieri diventano musica. Io credo In questo che caso lui- questa musica diventa uno stato d'animo, quindi interpretata con il suo stato d'animo. Chiaro, Io trovo no? un grande, sì, come dici tu, un flusso tra lo strumento e la sua Certo, anima, certo. in un equilibrio, una maturità, ma per maturità intendo anche proprio una maturità spirituale, come dire, Certo, mentale. Aver trovato un equilibrio. Ecco l'equilibrio dove Certo. lui sta in quella simbiosi. Assolutamente. E il tocco e tutto, poi è chiaro Vabbè, che il ne tocco poi è da beneficia, chitarrista. quello io non sono chitarrista, ma ne beneficia anche proprio l'esecuzione in se stessa Certo. di questa armonia. Sì, ma la qualità la intravedi, perché io ripeto, quando devo giudicare tecnicamente un artista, cerco il tecnico. Se devo giudicarne la qualità, cioè quello che mi arriva, Esatto. a quel punto non mi serve il giudizio esterno, accetto Certo, il mio, certo. mi faccio stare bene il mio. Andiamo avanti. Ok. Allora, caro Vito, voglio sulle note di questo meraviglioso brano e questa splendida esecuzione, e proprio perché sono in compagnia del caro Vito Vignola, che vi invito anche ad andare a conoscere, perché è un artista da un'anima speciale, ma questo lo dico io, non te lo dire da solo. No, scusate la battuta. No, ma voglio dire una cosa. Io oggi sono felice che il mio amico Vito è venuto a trovarmi, e il motivo che mi ha spinto a scegliere ancora una volta questo brano, Bohemian Rhapsody, in compagnia, ripeto, di Vito Vignola, è semplice. In questi giorni stiamo assistendo a qualche cosa di spaventoso, no? Relativamente a quello che sta accadendo nel mondo, e quindi queste guerre, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio guerra. Voglio dire e fare una piccola riflessione, invitarti insieme a condividere un pensiero. Rapsodia, musicalmente, che cos'è?
è un insieme di generi che spaziano, che sconfinano tra un genere Esatto. e un Il altro. termine giusto, mi piace. Sconfinano, sì. Passano da un confine Da un all'altro. confine all'altro, sì. Allora, qualche giorno fa ascoltavo le riflessioni di un discorso tra grandi filosofi e mi è piaciuto un pensiero che voglio condividere con voi e confrontarmi appunto con Vito. Cioè, le guerre nascono per un problema di confini. E un mondo che probabilmente potrà sconfiggere la guerra sarà un mondo senza confini, un po' come la Rapsodia, che in realtà sconfina e non ha confini musicali, perché passa dal pop al rock, come in questo caso, al lirico, e che abbiamo riascoltato grazie al nostro caro Alip Ba Ta. E questo pensiero di un mondo senza confini, e se pensiamo un attimino anche alla musica che è senza confini, Esattamente. la musica non si chiude nei confini dall'Indonesia all'Italia, ma o dal Giappone piuttosto che dall'Inghilterra o dall'America, ma la musica ci attraversa. E anche andando oltre Bohemi, la parola Bohemi e questo pezzo in specifico, Bohemian diciamo, è proprio la libertà e l'anticonformismo, esatto, e nella povertà e nell'indigenza. E tutte le contaminazioni che noi spesso sentiamo parlare di contaminazioni, no? Nella musica, dove ascolti dei brani dove senti l'accenno blues, poi il richiamo pop, eccetera eccetera, e quindi questa è la prova che i confini fanno che male, nella musica, bravo, che la musica in realtà li ha tolti. E la musica è l'esempio che senza confini si vive meglio. E noi e io personalmente, il giorno che ho conosciuto Alip Ba Ta, ed è questo uno dei motivi che mi spinge quando artisti e amici mi vengono a trovare, mi piace condividerlo in primis come artista, proprio perché lui nel suo mondo e nello specifico, sommando la qualità artistica a quella spirituale, in realtà sconfina. E oggi il pensiero dello sconfinare, del non chiudersi nei confini, è quello che dobbiamo assolutamente fare. E lui attraverso, ma la cosa che colpisce poi, attraverso un messaggio di semplicità. Cioè questo ragazzo, io ti ringrazio Gianni di avermi fatto conoscere, perché ha delle grandi, possiamo definire, qualità sia dal punto di vista musicale ma anche secondo me come immagine, perché vedere un ragazzo oggi così giovane dentro senza effetti speciali, si può, è lui l'effetto speciale, perché lui è l'effetto speciale, ha capito, a differenza di tanti che propongono musiche, situazioni, ma a livello artistico diciamo globale, al di là anche della musica, che dove tutto deve essere accentrato all'estetica, l'effetto pirotecnico. Questo ragazzo in una stanzetta di una semplicità, ripeto, trasmette un'energia che ti coinvolge e un messaggio anche proprio sociale. In questo è l'aspetto global, secondo me, usato al top. Questo perché scusa se ti interrompo, mi collego a quello che sta dicendo il mio amico Vito, lui non lo dice, lo dico io. Parte dei suoi lavori artistici e musicali in realtà sono stati utilizzati proprio anche per uno scopo, tra virgolette, sociale, in aiuto a persone con problematiche, quindi la musica anche come strumento terapeutico. E lui è uno di quegli artisti che ed è riuscito a creare qualche cosa che è stata anche utilizzata in questo senso. E quindi oggi ho il piacere di presentarvi questo mio amico, di aver condiviso con lui, di avergli fatto scoprire un artista che io stimo tantissimo, che è Alip Ba Ta, e con l'occasione, salutandovi, ho avuto oggi veramente il piacere di rincontrare il mio amico Vito. Posso fare una cosa, Gianni? Dimmi. Perché è veramente tantissimo tempo che non ti vedo. Un grande abbraccio. Gioventù, like always, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.